Allora, per quanto riguarda il tiro in porta non mi vorrei soffermare tanto, perché comunque si parla di un macro capitolo dove ovviamente ogni allenatore cercherà di sfruttare le proprie capacità dei giocatori per arrivare appunto a una delle funzioni principali della tattica individuale, soprattutto in fase di possesso, che è il tiro in porta. Però vorrei precisare delle cose per quanto riguarda il tiro in porta. Le funzioni delle guide. Che cosa vuol dire? Che ovviamente nel tiro in porta, se non c'è l'avversario, sarà importante il discorso della guida retroporta, la guida d'attacco. Le due principali obiettivi da parte della guida retroporta sarà sicuramente indicare il metraggio, cioè per dare la possibilità al non vedente di capire soprattutto a quanto distanza si trova dalla porta, e poi soprattutto sarà necessario indicare la porta. Questo perché dobbiamo differenziare le due cose: cosa vuol dire dare un metraggio e cosa vuol dire indicare la porta. Per quanto riguarda il metraggio, sicuramente se si trova in una posizione centrale di campo sarà importante differenziare il fatto se il non vedente si trova a 50 metri dalla porta o si trova a 5 metri dalla porta. Molte guide, dal mio punto di vista, fanno l'errore di dire al non vedente tira in porta. No, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che il non vedente è un individuo, il non vedente è un giocatore e sceglierà lui di calciare in porta. Quindi il ruolo primario della guida d'attacco non è quello di descrivere cosa sta accadendo, perché dal mio punto di vista è una perdita di tempo, ma la cosa più importante da parte della guida è quella di dare degli input, dei riferimenti. Quindi se si trova in una zona centrale del campo, io ovviamente al non vedente gli dico che sei a 10 metri dalla porta, il non vedente inizierà già a pensare alla funzione del gol. Nel momento in cui io dico al non vedente che si trova a 40-50 metri dalla porta, ovviamente una cosa del genere non avverrà, è un esempio perché la guida d'attacco potrebbe parlare solamente dei 12 metri, però sicuramente la capacità decisionale, cioè la scelta da parte del non vedente, sarà diversa. Prima abbiamo parlato di posizione. Cosa vuol dire? Perché è importante indicare la porta, anche da un punto di vista verbale? Perché se il non vedente ad esempio si trova in una zona molto defilata del campo, quindi ad esempio si trova molto vicino alla sponda, già il dichiarare la porta al non vedente lo mettiamo nella condizione di capire che si trova in una posizione diagonale. Quindi è importante, sempre da un punto di vista di capacità decisionale da parte del cieco, capire quello che dovrà fare. Quindi magari potrà rientrare, potrà andare a calciare in porta, potrà trasmettere il pallone. Non vado ancora avanti su questa funzione, perché ovviamente ogni allenatore poi tirerà fuori le proprie modalità, ovviamente combinerà tutto sul tiro in porta, potrà combinare il dominio, potrà combinare il passaggio, potrà combinare una situazione con l'avversario, ovviamente poi sarà l'allenatore a creare la sua metodologia di lavoro. Per quanto riguarda la trasmissione della palla, anche questo rientra, diciamo, in uno di quei gesti tecnici dove si potrebbe stare a parlare giornate intere. Quindi mi baserò soprattutto sulle funzioni stesse del visible. Perché voglio soffermarmi sulla funzione del visible della trasmissione della palla? Perché il visible ti costringe a parlare. Che tu veda o che tu non veda, se vuoi ricevere la palla, tu devi parlare. Perché se io vedo e voglio passare la palla a uno che non vede, ovviamente io ti vedo e riesco a trasmettere la palla. Però il non vedente, se vuole il pallone, lo deve chiamare. Quindi io nel momento in cui l'ho individuato, lui ha comunicato, gli passerò il pallone. Solito discorso nel caso contrario, cioè obbliga il vedente a parlare. C'è una di quelle funzioni che ovviamente nel calcio vedenti viene applicata, però il più delle volte quando si trasmette la palla nel calcio vedenti, cos'è che funge principalmente da input? Il movimento. Ciò che io osservo dei miei compagni che si muovono mi danno la possibilità di scegliere a me a chi trasmettere il pallone. Quindi per quanto riguarda la trasmissione della palla, che anche questo come obiettivo tecnico lo potete combinare in tutte le maniere che volete, ci si passa la palla da fermi, ci passiamo la palla all'interno di uno spazio delimitato, ci passiamo la palla in movimento, ci passiamo la palla, collaboriamo, ci sono degli avversari per andare al gol. Ovviamente ogni allenatore creerà le sue metodologie. Quello che mi viene da dire che è fondamentale, che per quanto riguarda la trasmissione della palla è uno strumento che mette veramente in come posso dire, combinazione chi vede e chi non vede. Devono parlare, ti obbliga a parlare, e questa è una fra le cose più belle in assoluto del visible, cioè interazione e inclusione sotto ogni aspetto. Il dominio della palla, anche qui rientriamo in uno di quegli aspetti che riguardano appunto la tattica individuale. Ovviamente per saper giocare a pallone dobbiamo saper dominare la palla. Anche qui non voglio andare avanti perché ovviamente ogni allenatore creerà le sue modalità di dominio della palla, però vi voglio dare degli input che possono essere importanti per quanto riguarda un soggetto che non vede.
Dal mio punto di vista il dominio della palla deve essere combinato con gli obiettivi specifici della disciplina, che sono orientamento, che sono tatto, che sono reazioni sonore e sono, io lo definisco, il tutto diventa il contrario di tutto. Cosa vuol dire? Che a me piace fare anche degli esercizi di dominio della palla, dove loro non si devono prendere cura del suono, cioè non è che il suono è l'unica funzione importante. Delle volte hanno il pallone fermo e si muovono intorno al pallone che non suona, anche quello è difficile, perché comunque si tratta di orientamento, si tratta di percezione e si tratta di propriocezione, cioè ovvero l'abilità che ha un soggetto di potersi muovere all'interno di uno spazio, di muovere gli arti, di muovere le gambe, insomma qualsiasi cosa che si trova all'interno dello spazio. Però è fondamentale che il dominio della palla, soprattutto per un non vedente, venga sviluppato in più maniere. Io lo sviluppo sul posto, dominio sul posto, varie esercitazioni a partire dalla campana, il dominio in movimento libero per il campo, anche questo è importante, dandogli sempre dei riferimenti di profondità, perché ovviamente hanno bisogno di capire, diciamo, quando termina il campo, soprattutto dal punto di vista del fondo, tanto sulle parti laterali abbiamo le sponde. Una terza funzione è il dominio della palla all'interno di uno spazio sonoro, cioè è importante anche fargli dominare la palla ad esempio all'interno di un quadrato composto da esseri umani, perché comunque il muoversi all'interno di uno spazio non ben definito ma che alla fine sonoramente è definito, dà anche questo la possibilità al non vedente di poter sviluppare degli aspetti come l'orientamento, che è molto importante.